Ed eccoci finalmente arrivati a uno dei capitoli sicuramente più importanti e interessanti di questo corso di fotografia di base, quello relativo alla composizione fotografica, quindi quell'insieme di regole che i fotografi usano per comunicare le proprie sensazioni, le proprie emozioni o comunque come viene vista la scena attraverso i loro occhi nei propri scatti. La composizione fotografica è quindi un elemento veramente importante per la comunicazione delle nostre immagini. Spesso però questa variabile viene presa in poca considerazione, soprattutto da un fotografo alle prime armi. Siamo talmente presi quando iniziamo a fotografare, a capire il diaframma, l'esposizione, la giusta messa a fuoco e via dicendo, ci occupiamo prevalentemente dell'aspetto tecnico della fotografia e tralasciamo l'aspetto comunicativo di uno scatto, che è probabilmente l'aspetto ancora più importante. Quindi si capisce subito l'importanza della composizione. E la composizione non è un processo solamente fotografico, è legato a qualsiasi arte artistica, sia in pittura, sia anche in cinematografia, quindi è un elemento veramente importante che noi facciamo quotidianamente tutti i giorni. Per esempio, prima di fare questa lezione mi sono preparato il pranzo e ho composto il mio pranzo inserendo tutti gli ingredienti a mio piacimento, quindi ho espresso una mia preferenza. Anche vestendomi, quindi mettendomi questa maglietta, ho composto il mio abbigliamento. Quindi in questo modo esprimo comunque una parte di me, di come vedo le cose. E allo stesso modo nella fotografia la composizione è quell'elemento che ti permette di esprimere te stesso attraverso le immagini. Perché una fotografia è buona solo se riesce a comunicare qualcosa al tuo osservatore. Ti sarai sicuramente accorto, guardando tante fotografie online, che alcune riescono a rapire la tua attenzione, a regalarti veramente una sensazione che si riesce a percepire attraverso l'immagine. Vuol dire che quelle immagini sono frutto di un buon processo di composizione e sono state proprio studiate per trasmettere a te e a chiunque osservi quelle immagini quelle determinate sensazioni. La prima cosa che devi avere ben presente prima ancora di capire quali siano i vari processi di composizione è che la composizione è un processo assolutamente soggettivo. È soggettivo sia per quanto riguarda il fotografo, quindi non possiamo dire che è una buona composizione o una cattiva composizione, ma è semplicemente quello che voleva tentare di trasmettere il fotografo, che poi sia recepito o meno, è frutto appunto della incisività di questa composizione. Quindi abbiamo questa prima componente di soggettività ovviamente della scena, perché se tu per esempio metti 10 fotografi davanti a una scena, puoi stare pur certo, farlo anche magari con i tuoi amici, che tutti e 10 osserveranno quella scena e quindi inquadreranno quella situazione dando rilievo a determinati fattori e quindi inquadrando in maniera completamente diversa. Non ci saranno mai 10 fotografie tutte uguali che inquadrano lo stesso particolare di quella scena. La soggettività poi non è solo da parte di chi fa la fotografia, ma da parte anche da chi la legge. Se per esempio io faccio una fotografia a un lago montano cercando di far trasparire la tranquillità di quel posto, la pace che si trasmetteva in quella natura, se questa immagine viene vista da uno che magari ha avuto un evento traumatico in un lago in montagna, ovviamente non avrà la stessa sensazione di pace, ma anzi avrà una sensazione di tensione, di cattivi ricordi che appunto lo fanno ritornare a quella ambientazione in cui ha vissuto un'esperienza traumatica. Quindi è sempre soggettivo sia per quanto riguarda chi fa la fotografia, ma anche chi la riceve. Non puoi pensare che la comunicazione di uno scatto sia universale e venga recepita da tutti allo stesso modo. Basti anche solo pensare alle differenze culturali che ci sono all'interno del mondo, delle varie popolazioni, ma anche all'interno dell'Italia stessa. Quindi innanzitutto bisogna avere chiaro questo concetto di soggettività. Al di là di tutte le regole di composizione, che poi analizzeremo nel corso delle prossime lezioni, possiamo distinguere le immagini in due grandi classi. Quelle armoniche, come per esempio questi scatti del grande maestro di paesaggi Ansel Adams, che regalano appunto una sensazione di armonia, di contemplazione della bellezza. Oppure possiamo avere fotografie disarmoniche che quindi vanno contro i principali dettami della composizione e colpiscono l'osservatore perché lo spiazzano, diciamo, non capiscono bene cosa stia succedendo all'interno di quella composizione, ma pur non capendo ne vengono rapiti, perché appunto sono studiate apposta per creare queste sensazioni. Ne sono un classico esempio questi scatti di Eric Kim,
che applica la tecnica dell'angolo olandese, molto usata per esempio nelle sue immagini. In questa tecnica cosa consiste? Praticamente in un'inclinazione dell'immagine, che non è perfettamente dritta, vedi che attira proprio l'attenzione dello spettatore proprio perché non segue questi canoni, dove lo spettatore si aspetta una linea dritta, invece qua è leggermente obliqua, quindi aumenta il senso di dinamicità dello scatto, dando comunque appunto questo aspetto accattivante. L'angolo olandese è ampiamente usato anche in ambiente cinematografico per dare appunto dinamicità e vivacità a una determinata scena. Ti voglio fare presente comunque che non ha niente a che vedere con le fotografie con l'orizzonte storto, quello è solo un errore tecnico e basta, dovuto alla disattenzione. Qua l'inclinazione è voluta ed è decisa già prima di fare la fotografia. Ti consiglio generalmente di utilizzare delle inclinazioni tra i 10 e i 30 gradi. Nel cinema se ne usano anche di 50 gradi, ma diciamo superiori ai 10 perché sennò appunto sembrerebbe un errore dovuto alla fase di scatto, e non oltre i 30 gradi perché comunque avresti una fotografia fortemente sbilanciata e di difficile lettura. Comunque un conto è attirare l'attenzione, un conto invece è attirarla in senso negativo. Dopo aver capito questi concetti generali, vediamo come riuscire a comunicare con i nostri scatti. Se di solito comunichiamo a parole, comunque a suoni, in ambiente fotografico dobbiamo usare 3 diversi elementi, e sono i colori, le forme e la luce. Quindi gli elementi che sono visivamente apprezzabili in ogni singolo scatto. La cosa migliore che puoi fare per capire come comunicare con i tuoi scatti è sicuramente guardare i grandi fotografi del passato. Per esempio ti sto mostrando adesso delle fotografie di Franco Fontana, un grande artista italiano, un fotografo di paesaggi che ha fatto dell'uso del colore, dei colori saturi fortemente contrastanti il suo marchio di fabbrica, quindi la sua composizione, le sue fotografie si riconoscono subito appunto da questa differenza cromatica. Un po' come anche Steve McCurry che usa fotografie fortemente contrastanti e con i colori veramente saturi. Fontana, oltre a essere il classico esempio di come può essere usato il colore all'interno di una composizione, può essere anche un esempio per quanto riguarda l'utilizzo delle forme geometriche, come puoi vedere anche in questi scatti che sono essenzialmente basati in questo caso sia sull'utilizzo del colore ma anche e soprattutto delle forme geometriche. Scatti molto semplici ma che comunque come puoi vedere sono abbastanza ipnotici e molto d'impatto, proprio perché utilizza alcune determinate caratteristiche come per esempio il colore e le forme per attirare l'attenzione dello spettatore. Un altro maestro nell'utilizzo delle forme ovviamente può essere un fotografo dell'architettura, e rimaniamo sempre in Italia e abbiamo Gabriele Basilico. In questi suoi scatti, che come puoi vedere sono monocromatici, sparisce la componente del colore e si basano essenzialmente sulla componente geometrica delle forme, quindi, ma anche su quella della luce. Ma un maestro vero e proprio della luce è sicuramente André Kerstens, spero di averlo detto giusto, un fotografo ungherese, anche lui un fotografo in bianco e nero e che ha fatto, come ti dicevo, della luce, dell'utilizzo della luce e delle ombre il suo più grande marchio di fabbrica. Una caratteristica che puoi vedere anche nelle immagini che ti sto rappresentando ora. Quindi per comunicare dovrai usare queste 3 variabili, colore, forme e luce. Ma prima di iniziare a capire come usare queste differenti variabili, cerchiamo ancora di capire qualche concetto in generale sull'inquadratura. L'inquadratura è esattamente la porzione di scena che noi avremo a disposizione, quindi quella che noi guardiamo attraverso l'obiettivo, o meglio, è quella che noi guardiamo attraverso l'obiettivo tenendo conto di diverse cose, come per esempio la dimensione del sensore, perché come tutti sappiamo, come abbiamo già analizzato, col fattore di crop cambia la lunghezza focale equivalente. Poi l'inquadratura fotografica è ovviamente soggetta anche alla lunghezza focale. Maggiore sarà la lunghezza focale, maggiore sarà il dettaglio, quindi avremo una ristretta inquadratura sul soggetto. Ugualmente, per un discorso che abbiamo già visto anche con la profondità di campo, la distanza tra il soggetto e la fotocamera è un'altra variabile da tenere in considerazione quando si parla di inquadratura. Poi per finire le caratteristiche fisiche dell'inquadratura dipenderanno anche per esempio dall'altezza e dall'inclinazione di scatto, perché ovviamente se noi fotografiamo un soggetto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto, cambiano completamente il processo di comunicazione che poi viene letto dall'osservatore. Non so se hai fatto caso che tutti i leader politici non si fanno mai fotografare dall'alto verso il basso, proprio perché questa inquadratura regala un senso di superiorità, una cosa che ovviamente un leader non vuole.
quindi il soggetto che è inquadrato solitamente dall'alto verso il basso, sembra quasi trasferisce una sensazione di inferiorità, comunque di debolezza, e quindi generalmente un leader viene ripreso dal basso verso l'alto. Poi un altro fatto ovviamente che influisce sull'inquadratura fotografica è la composizione, quindi la relazione spaziale fra tutti gli elementi presenti, proprio un argomento che andremo a analizzare in tutti questi capitoli. Quindi non perdiamoci in troppe chiacchiere e ci vediamo nella prossima lezione.